Benvenuti cari amici di Visione TV ad un nostro nuovo appuntamento. Sono particolarmente felice di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi. C'è Clay Clark dagli Stati Uniti d'America e naturalmente Guia Mariani a fare da interprete. Ciao Guia. Buonasera, ciao Francesco. Welcome Mr. Clay Clark. Thank you to Visione TV. Thank you very much. Okay. Ecco, puoi presentare il nostro ospite al pubblico italiano? Sì, molto volentieri, grazie. Clay Clark è un formatore aziendale americano, un imprenditore, organizzatore di eventi, conduttore di podcast, autore, oratore pubblico, investitore aziendale e investitore immobiliare. Ha cominciato da zero, lui è proprio il prodotto del sogno americano, ha ricevuto numerosissimi premi imprenditoriali sia dallo stato dell'Oklahoma, da dove lui si trova, e che anche a livello nazionale. E nel corso della sua carriera ha contribuito a far crescere diverse aziende, ma molte aziende multimilionarie, ed è il conduttore del podcast Thrive Time Show, che è stato il numero 1 in assoluto nelle classifiche dei podcast di iTunes per 6 volte. E nel corso degli anni Clay è stato intervistato su piattaforme iconiche come Bloomberg, Forbes, l'Alex Jones Show, CNN, Rolling Stone, One American News, Newsmax e tantissime altre. Su tantissime pubblicazioni anche. E lui è membro della Forbes Business Coach Council, è autore di bestseller, li trovate su Amazon. E lui è papà di 5 figli, è un organizzatore, presentatore e conduttore soprattutto del famosissimo, del General Flynn Reawaken America Tour, di cui abbiamo già parlato in passato. E lo potete seguire sul suo podcast giornaliero thrivetimeshow.com, che dovrebbe essere sul sottopancia se non sbaglio. Ok, bene. So we have your introduction. Bene, io vorrei immediatamente con il nostro ospite ragionare sugli eventi che stanno caratterizzando i nostri tempi, a partire da questo progetto di Grande Reset che è al centro di una trasformazione complessiva degli assetti politici, sociali delle nostre società. Si parla negli Stati Uniti d'America di queste progettualità? Mm-hmm. Yes, so Francesco would like to start talking about this great reset, this project that is aimed to redesign our society, our way of life, everything about our present, to rechange it. And do you talk about this subject in the United States? Yes, I would say that Archbishop Vigano happens to be perhaps the most outspoken and accurate whistleblower that I have heard about in the United States. And what we are doing, what he is doing in Italy and all across the world, we are doing that in America. Ok. Lui dice sì, assolutamente che ne parliamo. Io credo che la persona che è più là fuori parlare di questo, che ne parla e che ha molto più, che ha la voce più importante, diciamo, lui l'ha chiamato il whistleblower, la gola più accurata che hanno, è proprio l'arcivescovo Carlo Maria Viganò, che quello che sta facendo negli Stati Uniti è... Mi sentite ragazzi? Sì, sì, bene, c'è un po' di ritorno, però ti sentiamo, prego. Ok, io ancora lo sento il ritorno. Continua. C'è l'audio? Sì, sì, continua Guia, ti sentiamo. Ok, e che negli Stati Uniti è quello che sta facendo in Italia e in giro per tutto il mondo, e lui, diciamo, la forza principale. Tu mi senti, sì? Sì. Ecco, Sorry. mi segnalano dalla regia che forse c'è un ritorno audio da sistemare. Va bene, Carlo Maria Viganò è una figura assolutamente di spicco, anche in Italia è stato protagonista anche del nostro congresso, ha mandato un importante contributo. Ecco, noi sappiamo che il forum di Davos è al centro di questa progettualità, ha addentellati anche in America. Chi sono gli uomini di Davos negli Stati Uniti d'America? So, yes, absolutely. Carlo, Archbishop Viganò has also just recently contributed with a video message to his own personal congress because Francesco Toscano is politically involved in Italy. And he says, yes, we know. Mr. Clark, can you hear our voices properly? Yes, I can. Okay, great, because we're having some problems. Guia, mi dicono che forse è il microfono dell'ospite che fa questo strano rumore. Prego. Lui ha detto che ci sente comunque. Sì, però forse è meglio che quando parli tu chiudi il microfono perché può darsi che da lì venga il problema. Could you mind, sorry, turning off your microphone a second? Just a minute to see if...
Adesso sentite il ritorno. Sì, c'è ancora. You can turn it off now. No, non è il suo. So he said, yes, absolutely. Mr. Archbishop Vigano is a great voice, even here, and he talks about the Davos group. And who are the men? Who are we know about the center of Davos, of the European, let's say, elite here in Europe, but who is the American elite of Davos in the United States? Are people pointing their fingers at them? Digli di accendere il microfono, Guia. Guia, digli di accendere il microfono da Skype. Microphone, please. Da Skype, Guia. From Skype, sir. Yes. In America, we have Bill Gates is a big participant in the World Economic Forum. You have Larry Fink of BlackRock. He's a big personality in the World Economic Forum. You're seeing America's political establishment participate in the World Economic Forum. And then I would describe the leadership of the World Economic Forum consisting of Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, and the leader of China, Xi Jinping. That's interesting. I want to get into China. And allora, lui dice sì, assolutamente, negli Stati Uniti noi abbiamo Bill Gates del WEF, del World Economic Forum, Larry Fink di BlackRock, che è una grossa personalità appunto del World Economic Forum, e poi abbiamo tanti del nostro establishment politico americano. E ovviamente c'è la leadership che consiste da Schwab, Yuval Harari e il presidente cinese Xi Jinping, che gli americani ritengono un nemico. Ecco, no, interessante questo. Perché Xi Jinping dovrebbe essere parte di questo tentativo di grande reset? Ecco, in apparenza sembra diciamo una potenza in opposizione agli Stati Uniti d'America, legata alla Russia per contrastare i globalisti americani guidati da Biden. In realtà perché secondo lei invece fa il doppio gioco? Yes, bravo Francesco, quello che volevo chiedere io. Why would Xi Jinping, this is very interesting for us to know here in Europe, why would Xi Jinping be part of the Great Reset? Because it actually seems that he is in opposition of Biden, the United States, and that he is allied with Russia to contrast the globalist order led by, let's say, the United States. What is this double game that he's playing, in your opinion? Yeah, I don't claim to know all the strategies. I simply report the facts, but I know that Klaus Schwab and Xi Jinping appear together often. And I know that the very day that President Trump was sworn in to be the 45th president of the United States, Xi Jinping, Henry Kissinger, and Klaus Schwab hosted an event at the World Economic Forum calling for, quote unquote, a new world order. Allora, beh, io non è che sono dentro proprio a capire esattamente cosa sono tutte queste strategie di dietro, però io so che Schwab spesso è apparso insieme a Xi Jinping, e proprio quando hanno giurato il 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, c'era il Kissinger con Schwab e Xi Jinping insieme che chiamavano per un nuovo ordine mondiale. Voglio chiedere anche a Clay Clark cosa pensa dell'intervista di Tucker Carlson a Vladimir Putin. Ha fatto tantissime visualizzazioni, adesso un noto neocon, un personaggio molto influente, certamente nefasto come Bill Kristol, ha chiesto di non far tornare negli Stati Uniti d'America Tucker Carlson. Ecco, possibile che la dittatura vera non sia in Russia e in Cina, ma negli Stati Uniti d'America, considerati i casi Assange e le parole anche di Kristol contro un giornalista come Carlson? Okay, so he would like to know what are your thoughts regarding the Tucker Carlson interview with Putin, because we've seen there have been many views, and then that we have also seen like neocons like Bill Kristol that said things like that Tucker Carlson and others shouldn't come back to the United States because he did this interview. And so here in Europe we wonder, how is this this doesn't match with the liberal mind
mind of the United States. It seems like the Americans are the dictators, not the Russians, as you know, in the how they are persecuting Assange, and now they don't want Tucker Carlson to come back. How do you square this? What are your thoughts about this? Well, Tucker Carlson sat down to interview Vladimir Putin in Russia at the Kremlin, and when he did that, I thought there was four big statements or big ideas that Putin communicated very succinctly. First, and I'm quoting, he said, BRICS countries accounted for only 16% of the world economy in 1992, but now their share is greater than the G7. And he says, again, this is inevitable. This will keep happening. So Vladimir Putin was discussing the demise of the dollar. Second is that Vladimir Putin says, he went on to describe to Tucker Carlson that he believes that U.S. presidents are not actually in control of the government. Third big idea, Putin indicates that the Nord Stream pipeline was blown up by the United States' CIA. The Central Intelligence. And then the fourth big, I guess, profound statement that Putin made was he said that America is involved in a conflict that's thousands of kilometers away from our national territory, yet we have bigger issues like inflation, and a $33 trillion debt, and issues at the border. So I thought that Putin's interview was very honest and very direct, and I don't think that America's leadership represents the American people. Ok. Allora lui dice questo, guarda, innanzitutto dell'intervista che è emersa, che ha fatto Tucker Carlson al Cremlino, ci sono uscite 4 cose importanti che secondo me sono da guardare. Innanzitutto lui dice che i BRICS, che nel 92 facevano il 16% dell'economia mondiale, invece oggi sono più grandi insieme del G7, e che questo trend è inevitabile e che ci sarà lo sfacimento del dollaro americano. La seconda cosa è che i presidenti americani non sono di fatto in controllo del governo americano. La terza cosa è che il Nord Stream è stato è stato fatto saltare in aria dalla CIA. E la quarta è che noi siamo sempre impegnati in conflitti di migliaia di chilometri lontano da noi, quando noi qui in America abbiamo inflazione incredibile, 33 trilioni di deficit e di debito, e che abbiamo problemi al nostro confine, e che quindi sono molto più diretti questi casi. Io credo che la leadership americana non rappresenti il popolo americano. Ecco, questo è un passaggio molto interessante. Noi eravamo abituati a sapere che gli Stati Uniti d'America erano, almeno così ci raccontavano, la patria della libertà, del pluralismo, del rispetto delle procedure democratiche. Adesso invece vediamo gli Stati Uniti d'America dove le elezioni vengono probabilmente vinte tramite dei palesi brogli elettorali e dove il principale leader del partito di opposizione, Donald Trump, viene chiaramente perseguitato attraverso l'utilizzo di uomini dello Stato profondo che fanno politica. Il livello di democrazia degli Stati Uniti d'America equivale ormai a quello di uno statarello del terzo mondo. Okay, this is very interesting what you're saying, that you avail Putin's assessments, because they have also always told us that the United States represents pluralism, respect of the democratic procedures, that is the free country, the honest country. But now we see that it seems like the president of the United States is not elected, but it goes through the best cheater, the ones who cheat the best becomes president, and that the most important political opponent of the actual government, in this case Trump, is going through a political persecution like never before. So doesn't this seem more like practices of a third world country than of the United States of America? Yeah, I would say that America is a nation in decline. And unless President Donald J. Trump returns to the White House, we are going to be a nation that ceases to exist. Wow. Allora, io credo che sì, la nostra nazione è in declino, e a meno che non torni Trump, la nostra nazione cesserà di esistere. Ma proveranno, secondo Clark, a fermarlo con ogni mezzo, anche molto illegale, diciamo?
Okay. Well, do you think they will try to stop Trump in any way possible, even probably in some, he says, illegal way? Yes, I am 100% convinced that you will see more election interference. I don't know how the election interference will be implemented. I do know at the World Economic Forum, there was great discussion about disease X. And so I refer to election season as pandemic season, meaning that they need to have a justification for the next pandemic, lockdowns, quarantines, curfews, etc. I like that. And I would have also a question for you. Sì, lui sono assolutamente convinto che ci proveranno in qualunque cosa e ci sarà ancora più interferenza delle elezioni. Non so come, che cosa hanno in mente. So che hanno parlato della famosa malattia X al World Economic Forum. Come lo chiamo io è stagione delle elezioni, stagione della pandemia. Cercheranno si inventeranno qualunque cosa per interferire con queste prossime elezioni. Ecco, Joe Biden non sembra, ecco, dovrebbe riaccendere adesso il microfono che l'abbiamo spento noi dal centro. Joe Biden non sembra nel pieno delle sue funzioni, che è un uomo confuso, non tu Guia, l'ospite, è un uomo confuso, è un uomo chiaramente incapace di elaborare una strategia lucida. Secondo lei lo sostituiranno o andranno fino in fondo con un candidato oramai palesemente impresentabile? Okay. So it is evident that I think by the way, parenthesis, they probably turned off your microphone, so please check later to turn it on when you reply. I think this is what they said. So he said, Joe Biden is evidently a very confused man. And do you think they will try to substitute him before the next elections, or will they go with him? Will they present him to the next? It's complicated. The microphone, sir. The microphone. Can you turn it on from your Skype? Yes. Okay, great. Okay. You know, I don't have prophetic abilities. I just see patterns, and I see that the World Economic Forum, King Charles, who's a member of the World Economic Forum, he announced a 7-year countdown to Agenda 2030. So that means that they have put a line in the sand, or they have declared a timeline for the implementation of Agenda 2030. So in order to get to Agenda 2030, I believe you're going to see an increase in the totalitarian, I would call it surveillance state, the medical industrial complex, the military industrial complex. You're going to see an increasing destruction of the sovereignty of nations and of the rights of freedom-loving people. So I don't know how they're going to get to the outcome that they're stating that they want to have at the World Economic Forum, but I do know that the World Economic Forum is serious about getting to the outcome. Yeah. And it seems everybody's in it too. Yeah. Allora, io non sono un profeta, però io vedo i trend, no? Come vanno avanti le cose. Abbiamo appena visto Re Carlo al World Economic Forum che ha detto c'è un countdown, una conta alla rovescia di 7 anni all'agenda 2030. E questo è, diciamo, hanno tirato questa riga sulla sabbia, questo timeline, questa scaletta, perché possano implementare questa agenda. Allora, noi vedremo sicuramente un incremento, per poterlo fare, ci sarà un incremento della sorveglianza totalitaria, ci sarà un incremento dell'industria industriale medica, cioè l'imposizione del complesso militare medico, e ci sarà la distruzione della sovranità delle nazioni sempre più crescente e ovviamente un abbassamento dei diritti civili e di libertà delle persone che amano la libertà. E io non so come riusciranno ad arrivare a questo risultato, ma loro sono assolutamente determinati e seri a portarlo avanti questa cosa. Ecco, vi faccio un'ultima domanda, perché poi so che deve andare via, la ringrazio per essere stato con noi. Chi può fermare questo meccanismo? Quale tipo di alleanza sul piano globale si può costruire per cercare perlomeno di fermare, se non distruggere, questa perfida progettualità? Okay, one last question, because you need to go, and his question, I will add mine. He says, who can stop this agenda, or who can
save us, at least partially, from getting into this very bad outcome. And my question is, who do you think would be it has to be a strategically important person to be vice president of Donald Trump? Because if they will try to get him out, it has to be a person that will be able to have the same courage and the same strength to carry on his agenda, because of and maintain the free world as we know it. Well, if I had to tell you who I would select to be the vice president for President Donald J. Trump, yeah, I would choose one of the following four, and not necessarily in this order, but these are just four. Ben Carson, in my opinion, would be a great vice presidential candidate for President Donald J. Trump. Mm-hmm. He's shown himself to be loyal, hardworking, and they have a consistent mindset. He worked with Trump in the White House. Ben Carson. Second, if I could go with my plan B, maybe, or at least one of those top four, I would say Mark Robinson. Maybe he's a name that not as many people know of outside of the United States, but Mark Robinson is an outspoken lieutenant governor of North Carolina who very much aligns with President Donald J. Trump and has over the past decade. Mark Robinson there. Again, if you want to look him up, Mark Robinson is the lieutenant governor of North Carolina. Third, General Flynn. General Flynn has proven to be a person who unapologetically stands up for the American first values, and he has the courage to expose the world of corruption in a way that very few people are willing to do. So that is, again, General Flynn. And then the fourth would be Tucker Carlson. I think Tucker Carlson has shown he has an ability to connect with the American people, to resonate with the American people. He's a fearless journalist, and I think a lot of people like him. I think that he has woken up to the corruption of what is going on with our world and country, and I think that he would be a good number two. Okay, and you think that Trump and maybe a good vice president, a good team would be able to contrast this Agenda 2030 with Agenda 47, like Trump used to do in his videos? I hope. Or they will just help Agenda 2030 come in a less painful way. Is it inevitable, Agenda 2030? I think it is inevitable. Yeah, I really do hope that we can stop it. I also can say just facts. I can say that I believe we're living through Mark chapter 13, if you read the Bible, Matthew chapter 24, if you read the Bible, and Matthew chapter 24, if you read the Bible. So the Bible, Jesus clearly laid out to his apostles the things that would have to happen before his return. And I think many of those things are happening right now. So I think that the world and America needs Jesus. Ok, thank you, great way to conclude. Ok, allora tu hai fatto la domanda se è possibile fermare questa cosa e io ho aggiunto un pezzetto perché volevo proprio chiederglielo. A questo tu credi che sarà importante avere un vicepresidente forte, perché nel caso facciano fuori Trump deve poterlo sostituire, no? E magari, e lui dice, beh sì, guarda, innanzitutto come vicepresidente io ho 4 opzioni. Uno è Ben Carson, Dr. Ben Carson, che è un di colore americano, e ho già lavorato nella sua amministrazione, è una persona molto leale, estremamente competente. Un'altra persona è Mark Robinson, e lui è il vice governatore della North Carolina, ed è veramente molto bravo, estremamente allineato con Donald Trump, e lui non lo conoscono in tanti, andate a vederlo, è una persona incredibile. La terza opzione è generale Flynn, perché lui non chiede scusa niente a nessuno, va avanti, ha un coraggio incredibile nell'esporre quello che sta succedendo nel mondo, e come lui non c'è altro da dire, insomma. E la quarta persona è Tucker Carlson, perché lui ha una grande abilità di connettersi col popolo americano. Tutti lo adorano, e lui si è proprio svegliato alla corruzione che ci sta prendendo. Però io voglio concludere e voglio anche dire questa cosa qui, che c'è il capitolo 13 di Marco, il capitolo di Matteo del Vangelo 24 della Bibbia, insomma gli apostoli che dicono che prima che ritorni Gesù, certe cose devono succedere, non ho ben capito, scusate, certe cose devono succedere prima che Gesù torni da noi, e quindi io credo che gli Stati Uniti e il mondo abbia bisogno di Cristo.
Bene, io ringrazio molto Clay Clark per essere stato con noi. Thank you for having been with us, Mr. Clay Clark. It was fantastic to have you and to introduce you to our Italian public. And maybe they can follow you more in the Reawaken America tour, because I really hope that some sort of Reawaken America tour can happen also here. This is what I really hope. This is why I really cared for you to come to inspire us. Well, I encourage everybody out there, go to timetofreeamerica.com, timetofreeamerica.com, and you can see all the facts related to the Great Reset. And I am honored. I really do appreciate your time. Grazie. Thank you e a presto. Goodbye. Ciao. Bye-bye. Bene. Grazie cari amici di Visione TV, grazie a Guia Mariani, grazie a Clay Clark per essere stati con noi. Come vedete noi cerchiamo sempre di darvi approfondimenti dall'Italia e dal mondo di prima mano, in maniera tale che ognuno di voi possa avere un pensiero critico su quello che accade. Questo è il compito di Visione TV, potete aiutarci come sempre ai numeri che la regia manda ora in sovraimpressione, eccoli qua, tramite Bonifico, tramite PayPal, oppure abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Da questo mese è possibile abbonarsi alla nostra rivista Visione Editore, la trovate sempre sul nostro sito. L'abbiamo fatto per cercare di abbattere i costi in favore di un pubblico che ci segue in maniera sempre più costante. L'ultimo numero è dedicato al fallimento del neoliberismo. Grazie a tutti voi e una buona giornata.